Per secoli l'Italia è stata una specie di faro intellettuale per il mondo intero. Poi, quasi all'improvviso, tutto si è spento. Oggi cerchiamo di capire perché. Indaghiamo su un momento chiave della nostra storia per scoprire come mai la culla del Rinascimento a un certo punto si è fermata. E questa è la domanda centrale. Tanto semplice quanto, sconcertante. Com'è possibile che proprio la nazione che ha regalato al mondo Leonardo, Michelangelo, il Rinascimento scientifico, abbia di colpo perso la sua leadership intellettuale? È un vero mistero. Quindi entriamo nel vivo del mistero del declino italiano. E non si tratta di una semplice domanda accademica, È un vero e proprio enigma storico che ha lasciato perplessi gli studiosi per intere generazioni. Il contrasto è pazzesco, a pensarci bene. Da una parte abbiamo l'Italia del Rinascimento, un motore di conoscenza e innovazione. Dall'altra l'Italia dei secoli successivi, che si vede superare da nuove potenze intellettuali come la Gran Bretagna e la Germania. Un vero e proprio sorpasso. E qui i numeri parlano da soli. Guardiamo l'Italia. La produzione media di pubblicazioni per ogni studioso crolla, letteralmente, da 93 a 27. Nello stesso identico periodo, la Gran Bretagna schizza da 77 a 137, la Germania da 47 a 97. Quindi non stiamo parlando di un rallentamento. È un crollo verticale, proprio mentre il resto d'Europa metteva il turbo. Allora, da dove partiamo per risolvere questo giallo? La risposta, secondo una ricerca molto interessante, si nasconde proprio tra le pagine dei libri, o forse sarebbe meglio dire in quelle dei libri che non si potevano più leggere. Lo strumento principale di questo controllo era lui, l'indice dei libri proibiti. E non era un semplice consiglio di lettura, intendiamoci, era una vera e propria lista nera ufficiale. Se ti trovavano a possedere o a leggere uno di questi libri, le conseguenze potevano essere pesantissime, dalla scomunica alla confisca di tutti i beni. E qui troviamo il nostro primo indizio. Le aree in rosso su questo grafico rappresentano gli autori censurati tra il 1540 e il 1609. Notate una cosa, l'indice non colpiva a caso, puntava in alto, prendeva di mira proprio i vertici, cioè gli autori più brillanti e prolifici, quelli che vedete sulla destra del grafico. Nomi come Galileo Galilei, Giordano Bruno, Niccolò Copernico, insomma non parliamo di figure marginali. Questi erano i giganti intellettuali del loro tempo, persone che stavano letteralmente riscrivendo la nostra comprensione dell'universo. E le loro opere, le loro idee più rivoluzionarie, furono semplicemente messe a tacere. Ok, facciamo un salto in avanti di circa 150 anni. La situazione è cambiata. La censura c'è ancora, eccomi, ma guardate il grafico. L'area rossa si è spostata. Ora colpisce autori meno prolifici, meno pericolosi. Che cos'è successo? Sembra proprio che le menti più brillanti abbiano smesso di scrivere opere controverse. Questo è quello che gli studiosi chiamano effetto raggelante, in inglese chilling effect. Il punto è che non c'era più nemmeno bisogno di censurare i grandi pensatori, perché i grandi pensatori, un po' per paura, un po' per puro pragmatismo, avevano cominciato a censurarsi da soli, evitando accuratamente ogni argomento che li avrebbe potuti mettere nei guai. E questo ci porta dritti al cuore della teoria che spiega il declino italiano, una teoria che non riguarda solo i libri banditi, ma le scelte di vita, le carriere delle persone più intelligenti del paese. Il concetto chiave è questo: riassegnazione dei talenti. Detto in parole povere, se seguire idee rivoluzionarie ti può portare al rogo o in prigione, mentre una carriera tranquilla nel diritto canonico ti garantisce sicurezza e prestigio, per molti la scelta diventa quasi obbligata. Da una parte c'era la via non conforme, rischiosa, piena di pericoli, ma con il potenziale per cambiare il mondo. Dall'altra, la via conforme, sicura, approvata dall'establishment, ma intellettualmente molto meno audace. La censura ha reso la prima opzione così pericolosa da spingere i migliori talenti verso la seconda. Vediamo un po' la catena di eventi, l'effetto domino. Primo, la Chiesa censura le idee più innovative. Secondo, il rischio di occuparsi di quelle idee aumenta a dismisura. Terzo, gli studiosi più bravi si spostano verso campi più sicuri e meno controversi. Risultato finale, l'innovazione generale in Italia crolla. Un meccanismo sistematico e incredibilmente efficace. Ma è possibile dare un numero a questo impatto? Si può quantificare il costo reale di questo silenzio intellettuale? La ricerca che stiamo esaminando ha provato a fare esattamente questo.
Ha creato un modello per stimare quanta conoscenza, quante idee l'Italia ha perso proprio a causa di questo meccanismo. Ed eccolo qui il numero, ed è un numero che fa davvero impressione, 43%. Secondo le stime, senza la censura della Chiesa, la produzione di conoscenza in Italia sarebbe stata del 43% più alta. Pensiamoci un attimo, quasi la metà della produzione scientifica e culturale potenziale è semplicemente svanita. E questa slide ci mostra un punto fondamentale. La perdita non è dovuta solo ai libri che sono stati effettivamente messi all'indice. Quello è solo metà del danno. L'altra metà, altrettanto devastante, è l'effetto indiretto. I talenti dirottati, le carriere cambiate, le idee che non sono mai nemmeno nate. E se qualcuno pensa che il declino sia stato causato solo da fattori economici, come la crisi delle rotte commerciali, i dati suggeriscono un'altra storia. L'impatto negativo della censura, secondo questo studio, è stato quasi 4 volte più pesante di quello della crisi economica. Il fattore culturale, in questo caso, ha battuto di gran lunga quello economico. E così arriviamo al punto centrale, il costo del silenzio. Non solo quello imposto dall'alto, ma anche, e forse soprattutto, quello che le persone si sono autoimposte, un costo che l'Italia si è portata dietro per secoli. Questa frase riassume la tragedia in modo perfetto. Non sapremo mai chi sarebbero potuti essere i nuovi Galileo. Forse sono diventati avvocati ecclesiastici o magari poeti di corte. I loro talenti, unici e potentissimi, sono stati riassegnati a compiti sicuri, ma lontanissimi dalla frontiera della conoscenza. E questo ci lascia con una domanda a cui è impossibile rispondere, ma che è fondamentale porsi. Non si tratta solo di quello che abbiamo perso, ma di quello che non è mai stato nemmeno creato. Quante scoperte, quante opere d'arte, quante rivoluzioni del pensiero sono state soffocate prima ancora di poter vedere la luce. Questo, alla fine, è il vero, incalcolabile costo del silenzio.